Oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, il congiuntivo e la concordanza. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale, dove ogni settimana pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. E quindi, se tutte queste cose ti interessano, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Fantastico! E nel video di oggi parliamo di un argomento di grammatica non proprio facilissimo, un po' avanzato, ma molto importante: il congiuntivo e la concordanza. Ma per te, per renderti la vita un po' più facile, ho preparato un bellissimo PDF con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare il PDF, clicca sul link qui sotto in descrizione, inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email e io ti manderò il PDF. Ti aiuterà tantissimo, te lo prometto. Ma adesso iniziamo subito a parlare dell'argomento di oggi. Prima di tutto, che cos'è il congiuntivo? Beh, il congiuntivo è un modo verbale che ha 4 tempi: il presente, l'imperfetto, il passato e il trapassato, che generalmente, nella maggior parte dei casi, si usa nelle frasi dipendenti. Infatti in italiano possiamo avere 2 tipologie di frasi: le frasi principali e le frasi dipendenti. Se nella frase principale abbiamo un verbo che poi richiede il congiuntivo nell'altra frase, per esempio credo, penso, spero, allora nell'altra frase dobbiamo usare il congiuntivo rispettando le regole di concordanza che impariamo oggi. Però io ho fatto già in passato un altro video in cui spiego quando usare il congiuntivo, quindi forse vai a vedere anche quel video dopo la lezione, così sarà tutto più chiaro. Come ti ho detto, il congiuntivo ha 4 tempi. Usiamo il verbo parlare come esempio, solo per ripetere un po' la coniugazione. Il congiuntivo presente è che io parli, il congiuntivo passato è che io abbia parlato, il congiuntivo imperfetto è che io parlassi e il congiuntivo trapassato che io avessi parlato. Se vuoi ho fatto anche un video sulla coniugazione dei verbi al congiuntivo e te lo lascio sempre qui sotto in descrizione. Ora, prima di iniziare a parlare della concordanza, dobbiamo capire che cos'è la concordanza. La concordanza è un insieme di regole e queste regole ti dicono quale tempo del congiuntivo usare nella frase dipendente in base al tempo della frase principale e la relazione temporale che c'è tra le 2 frasi. Queste 2 azioni succedono nello stesso momento? Una succede prima dell'altra? Una dopo dell'altra? Ecco, le regole della concordanza ci spiegano questo. Però attenzione, dobbiamo avere 2 verbi per usare queste regole, perché dobbiamo avere 2 azioni che succedono insieme, una prima dell'altra, una dopo l'altra, eccetera. Quindi iniziamo subito dal primo caso. Nella frase principale abbiamo un verbo al presente e nella frase dipendente l'azione succede nello stesso momento. Le 2 azioni sono contemporanee. In questo caso useremo il presente nella frase principale e di nuovo il presente nella frase dipendente, però il congiuntivo presente in questo caso. Per esempio, credo che tu abbia ragione, credo che tu abbia ragione, cioè credo ora, in questo momento, che tu abbia ragione ora, in questo momento. La mia azione di credere a questa cosa e il fatto di avere ragione, che tu hai ragione, succedono nello stesso momento. Quindi per 2 azioni contemporanee nel presente usiamo il presente nella frase principale e il congiuntivo presente nella frase dipendente. Oppure anche è meglio che tu dica la verità. È meglio che tu dica la verità. È meglio è un'espressione impersonale e anche le espressioni impersonali poi richiedono il congiuntivo. Quindi è meglio ora che tu dica la verità ora. Presente e presente. 2 azioni contemporanee nel presente che avvengono nello stesso momento nel presente. Però se io nella frase principale ho un'azione che succede nel presente, ma nella frase dipendente parlo di un'azione successa prima di quella della frase principale,
Come facciamo? Quindi se abbiamo un'azione passata, cioè che succede prima dell'azione della frase principale, dobbiamo usare il congiuntivo passato. Per esempio, penso che tu abbia avuto coraggio a parlare ieri. Penso che tu abbia avuto coraggio a parlare ieri. Cioè, penso ora, in questo momento, che tu ieri nel passato abbia avuto coraggio a parlare. Quindi, come puoi vedere, nella frase principale abbiamo un'azione al presente che succede ora, ma nella frase dipendente abbiamo un'azione che è successa ieri, quindi nel passato rispetto a ora. Ma cosa succede se nella frase principale abbiamo un tempo passato come un passato prossimo, un imperfetto? Beh, abbiamo di nuovo due opzioni. Possiamo avere nella frase dipendente un'azione contemporanea al passato, quindi un'altra azione che è successa nello stesso momento nel passato, oppure possiamo avere un'azione ancora più passata. Andiamo con calma. Per esempio, credevo che ti piacesse studiare l'italiano. Credevo che ti piacesse studiare l'italiano. In questo caso io credevo, nel passato, che sempre nel passato a te piacesse studiare l'italiano. Quindi abbiamo due azioni passate che succedono nello stesso momento nel passato. Per questo motivo usiamo un tempo passato come il passato prossimo, l'imperfetto, nella frase principale. In questo caso usiamo credevo, un imperfetto. E poi usiamo il congiuntivo imperfetto nella frase dipendente. Ma vediamo quest'altra frase. Pensavo che tu avessi letto le mie email. Pensavo che tu avessi letto le mie email. In questo caso la situazione è un po' diversa, perché io pensavo nel passato che tu, in un passato ancora più passato, avessi letto le mie email. Quindi forse io pensavo ieri che una settimana fa tu avessi letto le mie mail. Quindi, proprio per questo motivo, quando vogliamo esprimere un passato più passato rispetto a un altro passato, usiamo nella frase principale sempre un tempo passato, come il passato prossimo o l'imperfetto. Nella frase dipendente un congiuntivo trapassato. Allora, che ne pensi? Hai capito adesso come funziona la concordanza al congiuntivo? Queste sono le regole più base, ma se ti interessa approfondire questo argomento e vuoi imparare anche le regole più avanzate, fammelo sapere qui sotto nei commenti e possiamo fare un video più avanzato. E come sempre, se questa lezione ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. Quindi se vuoi supportare il mio lavoro, metti mi piace. E non dimenticare anche di cliccare sul link qui sotto per scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione. Sono sicuro che saranno molto utili per te. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!